Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove parliamo di calciomercato riguardante il Napoli, ovviamente il nostro Napoli super attivo sul mercato, Giuntoli in continuo movimento. Parliamo di Ilić del Verona, in orbita Napoli, centrocampista centrale che il Napoli vorrebbe acquistare. Allora, partiamo prima dal punto che Giuntoli, almeno dalle indiscrezioni si dice che Giuntoli vorrebbe il centrocampista già a gennaio. Il Verona spara alto 25 milioni, ma il Napoli pensa di poter chiudere a 20 milioni, almeno così si dice. Per me un'operazione da 20 milioni con un centrocampista, un ottimo centrocampista di prospettiva, 21 anni, 7 presenze mi sembra nella nazionale maggiore serba, e comunque tanta qualità, corsa, rapidità e piedi discretamente buoni, fanno di Ilić secondo me un grandissimo profilo per la sostituzione, se almeno così si dice in casa Napoli, per la sostituzione di un'eventuale partenza di Demme, di Ndombele, che si dice forse il Napoli non riscatterà a giugno, e io spero che non sia così, perché ragazzi Ndombele per me è un centrocampista fortissimo. Non abbiamo visto ancora il miglior Ndombele, però tecnica, recupero palla e un passaggio precisissimo, perché l'abbiamo visto fino ad ora. Ndombele riesce a districarsi dalle situazioni e trovare sempre il passaggio migliore, o meglio il passaggio che in quel momento faccia la differenza. Anche se si trova marcato con 3 avversari addosso, riesce sempre a mantenere il pallone. Comunque un grandissimo centrocampista, e non sono io l'unico a dirlo. Spero che non parta Ndombele, spero invece per Demme che comunque trovi sistemazione, perché lo spazio a Napoli a centrocampo è diventato poco. Quindi Ilić diventa secondo me un profilo interessantissimo da portare a Napoli. Poi se Giuntoli si è messo in testa che lo vuole già a gennaio, allora qualcosa, secondo me, qualcosa di concreto bolle in pentola e forse arriverà questo centrocampista. Vice Lobotka può fare anche il ruolo di Zielinski, versatile quanto basta, anche perché il Napoli ha bisogno di un vice Lobotka e di un vice Zielinski, perché come sta giocando Spalletti quest'anno, soprattutto Anguissa è schierato più sotto la punta, cioè molto più avanti rispetto agli altri due, rispetto a Lobotka e Zielinski. Quindi un altro centrale così servirebbe come il pane. Ancora dobbiamo trovare secondo me il vice Quara, perché adattiamo comunque Elmas, ci possiamo adattare un Lozano a sinistra, però a centrocampo serve un altro metronomo, o almeno serve un futuro metronomo, perché non credo che Lobotka riesca, no, cioè più che altro non credo che il Napoli riesca a trattenere Lobotka a lungo, forse l'anno prossimo, forse da 2 anni, non lo so, ma i registi di centrocampo sono pochi in tutta Europa e chi ce li ha e riesce a mantenerli se li tiene. Però è un ruolo che ha tantissimo mercato e dove il prezzo può lievitare tantissimo, quindi lo si è già detto, Lobotka può partire per un'offerta tra i 50 e i 60 milioni, che per il calciatore che è non mi sembrano tanti, e soprattutto per il ruolo che ricopre. A Napoli sta facendo benissimo, è il metronomo del centrocampo, tantissima continuità, e quest'anno non ha steccato una partita finora, quindi 60 milioni ben pagato. Partendo Lobotka però devi già avere uno inserito, e secondo me questo è il motivo per il quale Giuntoli lo vuole già a gennaio. Sarebbe un grandissimo colpo, con un'offerta da 20 milioni penso si possa chiudere. I rapporti tra Napoli e Verona sono sempre stati buoni, le società parlo, che la tifoseria un po' meno, e abbiamo visto le operazioni Rachmani comunque
nel passato, comunque ci sono state tantissime trattative che sono andate in porto. Non è una società nemmeno che porta le trattative lunghe, scusate, e strazianti, come per esempio può essere una trattativa col Sassuolo, l'abbiamo visto con Politano, l'abbiamo visto con Raspadori. Quindi i presupposti ci sono tutti e la positività anche. Il calciatore ci sta, 21 anni, già 7 presenze in nazionale, un ingaggio basso ovviamente, un cartellino che con 20 milioni lo puoi acquistare. Sarebbe una classica operazione da Napoli, una classica operazione alla Giuntoli. Voglio solo aggiungere l'ultima cosa. Secondo me la perdita maggiore che il Napoli potrebbe avere è lasciare andare via Giuntoli e tutto il suo staff tecnico, senza se e senza ma. Io l'ho detto quando il Napoli fece la cappellata. Ovviamente ci sono tante cose da guardare, rapporti con società e quant'altro, perché staff medico e Giuntoli e la dirigenza non rientrano comunque nei rapporti che può avere un calciatore. Però lasciare andare via Giuntoli sarebbe l'errore più grande che si possa fare, perché da quando è arrivato a Napoli ha fatto grandissime operazioni di mercato, ha chiuso grandissimi colpi portando quasi sempre la plusvalenza a casa nella rivendita del giocatore, e quindi per me Giuntoli sta a livelli di De Nicola e lo staff medico che c'era prima, anche se con Spalletti e i preparatori atletici di Spalletti non abbiamo avuto gli stessi infortuni che abbiamo avuto nei 2 anni con Ancelotti e quant'altro, quindi ci siamo ripresi da quel punto di vista. Però De Nicola rimane De Nicola e parlano i numeri. Con Mazzarri, con quel Napoli là, soffriva molto meno di infortuni perché c'era uno studio medico dietro diverso. Quindi speriamo di non perdere Giuntoli mai e poi mai, perché sono figure che il centrocampista lo rimpiazzi, l'attaccante bene o male lo rimpiazzi, il difensore lo trovi, però un direttore sportivo è difficile, a meno che non vai tra i soliti grandi direttori sportivi, difficile rimpiazzarlo. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Ilić, se vi piace il giocatore e se vi farebbe piacere l'acquisto. Iscrivetevi al canale se vi va e non dimenticate di attivare la campanella, perché blim blim quando carico un video vi arriva la notifica, ed è l'unico metodo per restare aggiornati. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao!